saluto da Heavy Metal Heaven. Oggi celebriamo i 30 anni di quello che non è solo un pilastro del power metal moderno, ma anche uno dei gioielli più splendenti nella storia del genere. Come è noto a chiunque conosca il metal, l'inizio degli anni 90 e l'ondata improvvisa del grunge, ma in parte anche l'avvento del metal moderno e di quello estremo, furono travolgenti per le sue brache più tradizionali. Che fosse l'air, il thrash o l'heavy classico, tutti subirono un vero crollo di fama. I primi due generi furono del tutto annichiliti. Al di là di qualche sparuta band che continuò, caddero nel dimenticatoio per almeno un decennio e per rivedere almeno gli inizi di un revival si dovettero aspettare gli anni 2000. Per quanto riguarda il terzo, però, la situazione non fu così semplice. Se è vero che a livello mainstream l'heavy metal tradizionale se la vide brutta alla pari degli altri, a livello underground il genere rimase attivo, senza mai spegnersi del tutto. Merita in parte del fatto che rispetto agli altri due aveva meno seguito già verso la fine degli anni '80, ma anche dell'evoluzione in pieno corso di quel periodo. Partita con gli Omen e i Jagdpanzer e poi continuata con i vari Metal Church, Crimson Glory, Riot, Vicious Rumor, Sanctuary e con gli Helloween della nostra parte dell'oceano, mescolava l'heavy classico a volte con influssi più moderni e trash e con ritmi veloci e speed. Soprattutto però presentava spesso più melodia, più ricercatezza, più profondità emotiva. Stava nascendo insomma il power metal moderno. A dirla tutta fu un parto molto travagliato. Tra chi si sciolse, chi cambiò genere, chi fu relegato nell'underground, nei 90s in pratica tutti i gruppi americani videro la loro fortuna scemare, un po' per la maggior suscettibilità del pubblico di casa, o per la loro maggior aderenza a sonorità classiche. E se anche agli Helloween non andò troppo meglio in quegli anni, in Europa c'era chi era pronto a perfezionarne la lezione. Supportato un pubblico non ampio come quello degli anni '80, ma affezionato e ricettivo, la scena sopravvisse al colpo. Accade soprattutto in Germania, con gruppi relativamente nuovi come Blind Guardian o Axis e altri più vecchi che stavano virando verso il power come Running Wild o Rage. Eppure, per la prima metà degli anni 90 il power metal non raggiunse lo stesso il vero successo. Per la sua esplosione bisognerà aspettare il 1995. Un anno in cui uscirono album importanti per il genere. Possiamo citare per esempio Black in Mind dei Rage e Fourth Dimension, il primo album degli Stratovarius con Timo Cotipelto alla voce. Gli album che fecero il botto e gettarono i semi per l'epoca d'oro del power metal tra fine anni 90 e 2000 furono tuttavia altri due. Il primo colpo in aprile fu sferato dai Blind Guardian con Imagination from the Other Side, mentre poco più di un mese dopo fu un'altra band che finora non abbiamo citato a infliggere quello del KO definitivo. Stiamo parlando, ovviamente, dei Gamma Ray e del loro Land of the Free. Fondati da Kay Hansen dopo il suo abbandono dagli Helloween nel 1989, negli anni precedenti a quel fatidico 95 avevano vissuto alterne fortune. Dopo un gran bel debutto come Eating for Tomorrow del 1990, la band si era un po' smarrita col bruttino Sign No More del 91 e Insanity and Genius di 2 anni dopo, molto migliore ma che lasciava ancora delle perplessità. A questo punto, in effetti, la band non sembrava ancora avere bene le idee chiare su dove andare a parare, sulla propria identità precisa. È probabile poi che all'epoca i dubbi sul gruppo aumentarono ancora di più quando, un anno dopo il terzo full length, il cantante Ralph Shippers lasciò il gruppo per tentare di sostituire Rob Halford nei Judas Priest, impresa che, come è noto, non vi riuscì e portò alla formazione dei Primal Fear. I Gamma Ray, insomma, si ritrovarono in una situazione non facile. Per fortuna però qualcosa scattò per loro. Finita la confusione dei primi anni 90, i tedeschi riuscirono a comporre finalmente con ispirazione e il focus che era mancato loro finora. Il risultato fu appunto Land of the Free, un album che non sembra neppure registrato dalla band dei dischi precedenti. Il suo è un power metal rinnovato e modernizzato. Pur avendo ancora influssi heavy classico, è diventato più diretto, veloce, tagliente come non lo era mai stato. Merito in primis della registrazione, molto meglio studiata per supportare la potenza del gruppo. Ottima anche la scelta di Hansen di tornare a cantare in prima persona, per la prima volta da metà anni 80. Rispetto al passato la sua voce, pur rimanendo un filo sguaiata, è diventata molto più tecnica, tagliente e si adatta molto bene allo stile rinfrescato del gruppo.
Il vero segreto di Land of the Free sta però nell'ispirazione, di quella che a certe band capita una volta nella vita o più spesso anche mai. Il songwriting al suo interno raggiunge il sublime, sostenendo al meglio un concept sulla ribellione del bene contro il male. Lo fa per esempio nelle atmosfere cangianti, attraversato lungo gli oltre 55 minuti della scaletta. Ma anche le melodie sono studiate alla perfezione per incidere, come del resto ogni particolare di contorno. Per esempio gli intermezzi piazzati nei posti giusti, che non spezzano mai il disco. Il risultato va persino oltre il capolavoro e non serve molto per rendersene conto. Basta ascoltare il trio iniziale. Rebellion in Dreamland in apertura è una suite semplicemente perfetta, non troppo complicata per struttura, ma con atmosfere cangianti e melodie meravigliose. Il tutto collabora alla costruzione di quasi 9 minuti di pura emozione power metal, venata a tratti di heavy classico, un inno alla libertà che culmina nei meravigliosi ritornelli. Segue poi Man on a Mission, la quintessenza della nuova via del power, con ritmo veloce, refrain catchy e liberatori alternati a strofe preoccupate ma brillanti, e persino un accenno di tastiera. Il tutto è incisivo in maniera incredibile dall'inizio alla fine, compresa la parte centrale più riflessiva e l'outro Fairy Tale, trionfale nel suo minuto scarso. Più lenta è invece All of the Damned, con l'intro esotico che poi dà il via a un altro pezzo delle venature heavy, specie nelle strofe più lente, che poi portano al solito ritornello di impatto straordinario, da cantare con pugno al cielo. Sarebbe però ingiusto ridurre Land of the Free solo a questo avvio. Tra i picchi assoluti ci sono anche da Title Track e Abyss of the Void. La prima vive alla grande sul contrasto di strofe preoccupate, cupe a modo loro, e frazioni invece liberatorie da brividi che culmina in refrain corali, quasi da lacrime per intensità emotiva. Lo è anche la parte centrale, quasi rabbiosa, sia nei cori che negli assoli, ma che poi si riapre verso la bellezza di un nuovo ritornello. La seconda invece, subito dopo, ci porta in un ambiente oscuro, ansioso per tutta la sua durata, ma con un tono epico che colpisce in maniera favolosa, specie nei potentissimi ritornelli. In poche parole, il pezzo più sottovalutato della scaletta, nel suo essere meraviglioso. Anche il resto però è una collezione di gemme, come per esempio Parallel, ballad dolce, si rivela molto classica ma non per questo scontata, anzi. Sono molte le atmosfere attraversate tra lievità, come nel momento in cui canta come ospite d'eccezione Hansi Kurz, e tristezza, in un affresco quasi proprio. Oppure Time to Break Free, traccia in cui Hansen ricompone il sodalizio con Michael Fisk per qualcosa di festoso, allegro, con persino influssi roccheggianti. Quasi il contrario di Afterlife, Closer track triste, dimessa, toccante e dedicata com'è alla memoria di Ingo Schwittenberg, ex batterista degli Helloween, purtroppo morto suicida giusto un paio di mesi prima dell'uscita del disco. In effetti il pezzo sembra un filo posticcio, diverso, ciò non toglie che il suo livello emotivo sia altissimo e nella scaletta non sono affatto. Anche il resto della scaletta però non perde un colpo. Persino Salvation's Calling, la meno bella dell'8, rimane un gioiellino davvero divertente, incalzante, limitato giusto da chorus nemmeno brutti, solo inferiori a quello dei brani intorno per orecchiabilità. E in generale è difficile trovare un difetto, sia pure minuscolo, in Land of the Free. C'è un motivo se, come dicevamo all'inizio, è uno degli album che ha lanciato il power metal nella stratosfera. Non c'è stato solo il tempismo, ma anche l'ispirazione trascendentale dei Gamma Ray. Un'ispirazione che lo rende senza dubbio uno dei lavori più belli e influenti di tutti i tempi all'interno del suo genere. Che altro dire se non che questo 30° anniversario è una buona occasione, come può esserlo qualunque altro, di riscoprire e riascoltare questo gioiello. Un gioiello che se ti definisci fan del power metal o già ami oppure stai inventandolo. Voto per i Metal Heaven, ovviamente 100 su 100. Per oggi è tutto. Hai apprezzato la nostra celebrazione di questa pietra miliare del power metal? Dicelo nei commenti, oltre a metterle like e a condividerla. Ti invitiamo inoltre a iscriverti al nostro canale e attivare la campanella degli avvisi per non mancare neppure uno dei video pubblicati ogni settimana. Infine, siamo anche su Facebook, Instagram e Pinterest. Trovi il link qui sotto. Ci vediamo la prossima volta!